Benvenuto, benvenuta, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Olimpia, il risveglio del mio femminile. E stiamo andando avanti parlando di energia sessuale, sono felicissima. Sta anche esplodendo il canale Instagram, stiamo parlando appunto di desiderio, energia sessuale, piacere, sensazioni. Di cosa potremmo parlare oggi? Qual è l'evoluzione organica di tutto questo discorso che stiamo facendo insieme? Abbiamo questa energia sessuale, giusto? Che è energia creativa e parte da uno spazio di potenzialità pura, dove tutto è possibile, possiamo creare qualsiasi cosa. Cosa succede a questa energia sessuale quando le diamo una direzione? Manifesta il desiderio che noi abbiamo, perché fondamentalmente, secondo il mio punto di vista, desiderio non è altro che energia sessuale con una direzione. E questa direzione non è che per forza debba essere verso l'esterno, può essere verso una persona, può essere verso qualcosa, ma può essere anche verso un progetto, un'idea, uno stile di vita che tu appunto vuoi iniziare a intraprendere. Questo è quello che è successo a me. Questa direzione, proprio un orientamento che prendiamo. E il desiderio, essendo energia sessuale, non è che possa nascere dalla testa. Magari tu credi che il tuo desiderio nasca dalla testa, ma il desiderio nasce dal corpo. È il corpo che ti dà la direzione. Ed era ovvio quindi che io volessi parlare di desiderio proprio adesso che siamo nella stagione del toro. Tra l'altro la mia luna è in toro, quindi per me è un richiamo questa stagione. Io sento proprio la call to action a rallentare, a stare nel corpo, a godermi i piaceri della vita, a sentire appunto le sensazioni, il piacere, i piaceri, i desideri che vivono dentro il mio corpo. E così quindi il desiderio non è più qualcosa da cercare fuori, ma diventa qualcosa che tu vuoi ascoltare dentro di te. Che per me la vera rivoluzione è stata quando mi son trasferita dall'Italia, perché appunto in Italia avevo uno stile di vita molto performativo, nel quale volevo dimostrare a tutti i costi il mio valore tramite la validazione esterna. E invece quando mi son spostata nel sud-est asiatico e c'è stato una forzatura quasi a rallentare, cioè non è che sia arrivato proprio spontaneo. Io probabilmente non l'avrei trovato da sola se fossi rimasta in Italia, capisci cosa voglio dirti? È stato una ribellione, una rivoluzione il fatto che io mi sia voluta trasferire così lontano e non a caso ci fosse molta natura, ci fosse ritmo, ci fosse ciclicità, ci fosse bisogno stare dietro agli step, a rallentare, a non dover far tutto di corsa, altrimenti avrei scelto un altro continente, penso. Quando ho smesso di attivare il desiderio e ho iniziato a chiedermi: "Ma io cos'è che sento davvero? Quali sono i miei desideri? Cos'è che voglio fare io?" Perché se fossi rimasta ancora in questo loop, fossi rimasta attiva, coinvolta, non sarei rimasta nel mio desiderio, avrei appunto continuato a essere nella performance, avrei comunque dimostrato il mio valore, ma non sarei riuscita proprio a fare tuning, a sintonizzarmi con il mio autentico desiderio. Perché attenta o attento, non è detto che se tu stia facendo qualcosa, inevitabilmente sia qualcosa che ti piaccia. E questo te lo dico per esperienza. Ed è qua che entra un altro archetipo che secondo me è molto importante ed è molto connesso all'energia del toro, della dea greca Demetra. Demetra è la dea dell'abbondanza, del raccolto e lei ha questa qualità molto forte di dare. Il suo desiderio è dare per nutrire. Ehm, è nurturing, è nourishing, è caring, ha tutte queste qualità molto materne, molto connesse alla terra, perché non c'è cosa più nutriente che, se ci pensi, è quello che ti dà la terra. Tu non hai bisogno di tutte le cose che ti fanno credere, hai bisogno di semplicità, a te basta l'aria che respiri per sopravvivere, avere acqua buona per poterti idratare,
e avere cibo buono, naturale, che ti possa dare energia, che ti dia delle qualità positive dentro il tuo corpo. E Demetra fa appunto questo, Demetra è tutto questo nella generosità più assoluta. E dimmi se non ti ricorda l'attitudine di una madre. Demetra è l'archetipo della madre. Però, come ogni archetipo, si rischia di inciampare in quelli che sono i lati ombra. Ci sono delle vie evolutive per questi archetipi, per non rimanere incastrate dentro la loro ombra, non riuscire a stare nel momento, nella calma, di non creare spazio, abbastanza spazio nel corpo per poter ricevere e sentire questa energia e quindi poter appunto seguire la direzione verso il desiderio. Ci vuole anche una qualità di saper contenere. Noi ormai siamo abituati a dover rilasciare tutto veloce. Al posto di tenere questa energia, questo desiderio, noi cerchiamo con automatismo di lasciarlo andare e dire va bene così, possiamo abbandonare questo desiderio. Non è arrivato subito, va bene così. No? Stiamo parlando di un desiderio che quando è reale non è immediato, non è né immediato e né vuole essere rilasciato con immediatezza. È un desiderio che si costruisce, è un desiderio che si accumula nel corpo, ha bisogno di tempo, ha bisogno di spazio. E quindi la mia domanda è non cosa semplicemente ti eccita, superficiale, proprio on the surface. Quello che noi vogliamo sapere è cos'è che ti accende davvero quando sei nel corpo? Perché un desiderio autentico è molto semplice da decifrare, perché è diretto, è chiaro, è fisico, non è per nulla confuso. Quando siamo confusi quello non è un desiderio autentico. Allo stesso tempo, quello che voglio dirti è che questo desiderio, pensa alla stagione del toro, pensa ai sensi, è delicato, è come un fiore, come un bocciolo, e tu come tratteresti un bocciolo di rosa? Beh, tu gli daresti ascolto, non gli daresti né troppa acqua, quindi troppe attenzioni, troppa aspettativa su quel bocciolo, e allo stesso tempo non te ne dimenticheresti per un paio di settimane senza dargli dell'acqua, giusto? Se lo dovessi forzare, porteresti soltanto l'effetto contrario, lo faresti appassire. Io sto facendo esperienza di questo, io non sono nata conoscendo il mio desiderio o ascoltando il corpo, tutt'altro. Arrivo da tutt'altra situazione. Sto imparando quindi ad ascoltare il mio desiderio e piuttosto che performarlo all'esterno, creare uno spazio sicuro dentro il mio corpo dove possa evolvere, espandere e possa appunto darmi una direzione chiara verso dove voglio andare. Non ti spaventare se non dovessi subito riconoscerlo. Lui è lento, è sottile, è quasi impercettibile, è proprio subtle, è sottile la sua presenza nel tuo corpo. Però quando c'è, lo sai che è arrivato. Abbiamo proseguito il nostro ciclo, siamo partiti da energia, abbiamo parlato di corpo, abbiamo parlato di sicurezza, perché senza sicurezza il corpo non si apre, e adesso siamo arrivati al punto in cui sentiamo questo desiderio e lo seguiamo, abbiamo una direzione. E direi che per oggi è tutto. Questo episodio appunto non aveva nulla da insegnare, non aveva risposte, era più che altro un invito a chiederti di rallentare, di sentire il tuo corpo e chiederti cosa mi accende per davvero. Se ti fa piacere, scrivimelo qua nei commenti, scrivimi in DM su Instagram, commenta a YouTube, trova il modo più autentico per te per far sentire la tua voce, ma fammi sapere qual è il tuo rapporto col tuo desiderio, perché io sono qui apposta per contenere lo spazio e accompagnarti a seguire il tuo sé più autentico. Grazie di essere stato qui con me.